Ciao a tutti! Oggi parliamo di balloon e testi. Ciao a tutti, io sono Sara, sono una fumettista umoristica e una graphic designer e oggi proverò a mostrarvi come fare dei buoni balloon in pochissimo tempo e in maniera estremamente semplice. Il programma che andremo ad utilizzare è Clip Studio Paint. Capisco che non tutti ce l'abbiano, io per prima fino a, non lo so, qualche settimana fa utilizzavo Photoshop per tutto ciò che riguardava appunto la realizzazione dei miei fumetti, perciò anche i balloon, ma ultimamente mettendomi insomma a lavorare soprattutto sul webtoon mi sono resa conto di quanto Clip Studio Paint sia molto meglio da questo punto di vista. Se non aveste Clip Studio Paint magari vi posso lasciare nella descrizione il link a cui potete scaricarlo. Ha un costo una tantum, quindi non c'è un abbonamento da attivare, perciò alla fine non costa molto, se comunque col fumetto ci lavorate ne vale la pena. Allora, prenderemo in considerazione uno dei miei fumetti, insomma, della mia serie Narrator Succubus, quindi uno dei vari capitoli. Semplicemente abbiamo aperto Clip Studio Paint e questo è quello che ci troviamo davanti. Allora, piccola precisazione, questo sarà un video abbastanza rapido, in cui non vi mostrerò tutte quante le funzionalità di Clip Studio Paint, soprattutto perché anche io sono ancora praticamente in fase di avviamento con questo programma, quindi ci sono sicuramente cose che ancora non so fare. Però vi mostrerò quelle che sono le basi che sicuramente vi aiuteranno con i vostri fumetti. Abbastanza semplice. Per prima cosa, ok, andiamo a scrivere il nostro testo. Ovviamente andiamo sulla A, la A di text, clicchiamo e poi clicchiamo sul nostro foglio di disegno. Ci ha aperto automaticamente diciamo la casella all'interno della quale potremo andare a scrivere. Cosa possiamo fare nel frattempo? Possiamo anche ingrandire la nostra casella perché decidiamo che il nostro testo andrà più o meno a ricoprire questo spazio qui. E scriviamo qualcosa tipo ciao, sono molto contento. Ok, abbiamo scritto un nostro primo testo, ovviamente andrà modificato e tutto, però vediamo un attimo. Come vedete, praticamente il testo segue lo spazio che io scelgo di voler utilizzare, cioè se io lo rimpicciolisco, ecco che anche il testo si va ad adattare. Ho scritto pure male tra l'altro, perché adesso lo correggiamo. Ok, succede perché c'è una cosa attivata, ovvero questa qui, Wrap Text at Frame. Se non ce l'avete attivato, semplicemente dovrete essere voi ad andare a capo con il testo quando volete andare a capo, perché non seguirà, diciamo, il quadrato e il rettangolo che avete creato. Comunque questa cosa ci aiuta già anche un po' a capire come vogliamo che sia la forma finale del nostro balloon. Ricordatevi sempre appunto che i testi devono un po' seguire la forma del balloon per essere, diciamo, più visivamente carini. Allora, se volessimo modificare questo testo, cosa dovremmo andare a fare? Semplicemente andare a cliccare 2 volte. In questo modo creiamo la selezioniamo tutto il nostro testo. Se avete un po' di manualità con questi programmi come Photoshop, Illustrator e così via, non dovreste trovare difficoltà. Comunque, diciamo, le opzioni per la modifica del nostro testo si trovano qui sulla sinistra. Per esempio c'è la scelta del font. Potete scegliere il font che preferite. Ovviamente io qui mi sono creata proprio una cartella con determinati font che uso di solito. Voi ovviamente creerete la vostra, altrimenti avete anche l'opzione All Fonts che vi dà praticamente tutti quelli che avete, insomma, sul vostro computer. Qui potete decidere appunto la grandezza, quindi in questo caso è 30, potremmo farlo, io di solito lo metto a 20, perciò abbastanza piccolino. Avete varie opzioni per cambiare un pochino lo stile del vostro testo, quindi lo volete bold, lo volete corsivo, sottolineato e così via. Il colore, di solito ovviamente si fa il testo nero, ma è una questione anche un po' di stile. La giustificazione, la direzione del testo, insomma tante cose che, se più o meno sapete come funzionano questi programmi, potete capire. Se volete delle opzioni aggiuntive potete cliccare sulla chiave inglese e vi si aprirà questo pannello con tante cose in più, come per esempio l'attivazione di un bordo, e quindi l'outline o cose di questo tipo, insomma tutto quello che vi può servire. Diciamo comunque che questo che trovate qui a sinistra di default è quello che vi serve quasi sempre, quindi per fare proprio dei balloon classici, semplici,
carini. Una volta deciso come vogliamo che il nostro balloon appaia, tipo in questo modo, ecco qua, ciao, sono molto a capo, contento a capo di nuovo, clicchiamo su ok, lo spostiamo dove vogliamo che stia e andiamo qui sotto. Allora, ecco qui, vedete, questo strumento si chiama proprio balloon. Ci clicchiamo e qui abbiamo una serie di possibili balloon che possiamo creare. Ovviamente questi sono tutti balloon che io mi sono andata a creare nel tempo, quindi scaricando dei modelli. Praticamente cliccando su Add Subtool e poi su Cerca materiale per i miei assets, ora vi ho sicuramente tradotto male, ma ok, avete capito, ci aprirà, diciamo, una specie di negozio all'interno del quale troveremo tante cose che ci possono essere utili per la creazione dei nostri fumetti. Ad esempio degli strumenti per creare magari dei balloon particolari, tipo con cuoricini e cose del genere, quindi con forme particolari, oppure ecco vedete pen and brushes, quindi se vogliamo cercare un pennello bizzarro un po' particolare, tipo che ne so, stile pennello giapponese, pennello ad acqua e cose del genere, possiamo cercarlo qui e scaricarcelo. La maggior parte degli strumenti, come vedete, sono free. Ecco, vedete, questo per esempio è per fare un balloon, dice proprio qui, come se fosse disegnato a mano, quindi con inchiostro, con pennino disegnato a mano. Oppure questo è un altro tipo di balloon, quindi che è trasparente, con il bordo un po' bianco, però ce ne sono anche altre che invece sono a pagamento. Voi ovviamente sulla base di quello che vi serve scegliete e poi una volta scelto quello che volete basta cliccarci sopra, scaricarlo e poi seguire semplicemente le istruzioni per installarlo. Quello che sicuramente avete, perché ce l'abbiamo tutti all'inizio, è questo qui, Rounded Balloon, che è praticamente proprio il balloon classico. Ci cliccate sopra e semplicemente cliccate, trascinate e avete creato il vostro balloon. Come vedete qui al lato, sui livelli, il livello è diventato unico, quindi ha riconosciuto direttamente che quello è il balloon che appartiene a quel testo lì. Per spostarlo un pochino, basta che riandate sulla A di testo e cercate di metterlo magari più centrale possibile. Così già ci siamo. Quando poi andrete a scegliere magari lo strumento di selezione, quindi Move Layer, vedrete che potrete direttamente spostarlo tutto quanto insieme. A questo balloon però manca una cosa, ovvero la linguetta. Come si fa la linguetta? Andiamo sempre sullo strumento balloon, appunto, e eccolo qui, Balloon Tail. Se non ce l'avete dovete scaricarlo sempre dal negozio, quindi scriverete poi nella fase di ricerca Balloon Tail, insomma Tail, quello che volete, perché io per esempio all'inizio non ce l'avevo ma adesso ce l'ho. Cliccate, comunque lo riconoscete perché vedete il simbolo è diverso, vi dà soltanto la linguetta, diciamo, piuttosto che tutto quanto il balloon. Andate qui e lo disegnate semplicemente. Fine, praticamente è già fatto. Come vedete questo è un balloon unico che voi potete spostare come volete. Se non vi piace ovviamente tornate indietro e lo rifate in un altro modo, ma cioè 2 secondi ci sono voluti per fare un balloon, 2, che è incredibile, con Photoshop ci vuole un po' di più. Ovviamente potete anche modificare questo balloon, quindi se cliccate qui proprio sotto allo strumento, diciamo, per spostare i vari oggetti, potete modificare la forma del vostro balloon, quindi farlo più grande, più stretta, come preferite voi. Ovviamente questo passaggio lo seguite per tutto il fumetto, quindi per la creazione di tutti quanti i balloon all'interno della vostra vignetta, li posizionate per bene, poi potete sempre andare a modificarli, a rifarli quello che volete, fino ad avere la vostra vignetta completa. Vediamo però magari anche altri tipi di balloon che possono esservi utili. Per esempio, se questo personaggio sta urlando e quindi fa "Ah, maledetto", per esempio, modifichiamo un pochino, ok, allora in questo caso vorrei un balloon dell'urlo, quindi non deve essere in questo modo qui, ma deve essere quello un po' particolare. Ovviamente li vedete già, sono qui. Praticamente dovete aprirvi questo, cioè la sezione dei materiali, che sono praticamente questi qui, cioè queste cosette qui sono i vostri materiali, queste piccole cartelle. In questo caso trovate i balloon proprio all'interno dei materiali balloon. Questi sono dei balloon diversi perché non potete, cioè dovete semplicemente prenderli e trascinarli all'interno. Ed ecco qua. Poi ve lo modificate, sempre con i vari cerchiettini, per adattarlo al vostro testo. Vi rispostate il testo un pochino
vi mettete il balloon dove volete. In questo caso potete anche cambiargli un po' la forma. Ecco qua, praticamente prima cliccate su quello che abbiamo utilizzato prima per cambiare anche la forma dell'altro balloon e poi ricliccate all'interno del balloon stesso. In questo modo lo potete utilizzare, cioè potete trattarlo come se fosse in realtà è quello che è, ovvero un vettoriale su Illustrator. E quindi semplicemente utilizzate le maniglie per modificarlo e adattare la forma a quello che serve a voi. Una volta che siete soddisfatti, anche qui andate sulla pipetta e le disegnate. E fatto anche questo. Poi vediamo invece un terzo tipo di balloon che soprattutto si vede molto nei webtoon, ma in realtà anche nei manga. Comunque, allora qui utilizzeremo invece il balloon di tipo flash. E ora capirete subito che cos'è. Semplicemente andiamo sui balloon e passiamo in quest'altra sezione, quindi la sezione flash. Ok, io ce l'ho già selezionato, questi sono tutti quelli che io ho scaricato, perciò qui dovete scaricarveli, cercarvi quelli più adatti a voi. Ma adesso quando lo farò capirete a che tipo di balloon mi sto riferendo. Allora, selezionato. In questo caso è un po' diverso come balloon perché si posizionerà sotto il testo, non mi andrà ad inserire direttamente testo e balloon sullo stesso livello. Ed ecco qua, questo è il terzo tipo di balloon che può essere molto utile. Come avete visto il testo me l'ha messo sotto, non è un problema, lo prendo e lo posiziono sopra. In questo modo l'ho messo dove serve a me, semplicemente anche qui si rimette centrale e così via. Perché vi ho fatto vedere questo balloon? Perché appunto, come è successo molto spesso a me, ci sono volte in cui scaricate un balloon e non lo trovate, semplicemente non lo trovate e dite ma com'è possibile? Ecco, guardate bene il menu perché a volte può essere che vi crei delle sottocategorie come in questo caso c'è balloon e poi flash. Come vi ho promesso questa sarebbe stata una guida molto rapida, quindi per ora non c'è altro da dire, questo è quello che vi serve per cominciare a fare balloon in maniera rapida, carina e professionale con Clip Studio Paint. Se doveste volere magari degli approfondimenti particolari fatemelo sapere qui sotto nei commenti e basta, ci vedremo nel prossimo video che sarà, non lo so, forse tra qualche mese vedremo. Ciao a tutti!